Allora, buongiorno a tutti, ciao a tutti da Giovanni da Lotto Idea. Qui siamo a casa della signora Paola, la mia vicina. Oggi andremo a vedere che siamo a Petara, provincia di Catania, Sicilia. Oggi andremo a vedere come fare la cotognata a casa, come la fa la signora. Allora, io sto preparando la cotognata a modo mio, la faccio e poi tanti la possono fare diversamente. Prima pulirle, lavarle per bene e cucinarle. Dopo di ciò passarla a setaccio e fare ogni chilo di composto per farle in barattolo. Ci metto 700 grammi di zucchero. Se la devo fare nelle formine, farlo asciugare, quindi 1 chilo di zucchero ogni chilo di composto. Cioè, ora andiamo a lavare, a pulirle e Vabbè, e poi che ingredienti ci vogliono per fare la faccio cotognata? niente. Io ci metto lo zucchero, un po' di cannella per darci sapore, per darci un altro gusto, per chi piace, poi ognuno mette quello che vuole. Io la faccio così. Allora, I vediamo. limoni? E limone per non diventare nera, altrimenti diventa scura la cotognata. Va bene, allora per Diventa fare un chilo l'occorrente ci vogliono cannella, zucchero e cannella, limone. zucchero e limone Vabbè, ora e la basta. signora ci spiega ora, prima di tutto, che cosa bisogna fare. Bisogna pulirle, lavare, farle cucinare 10 minuti perché vogliono poca cottura e Beh, poi passarla al setaccio. va bene, come mai ci sono due pendole, una che Una per cucinarle e e poi l'altro... l'altra metterci il composto per farla cucinare almeno un 3 quarti Va d'ora. bene, ora noi lo vediamo. Va Ci bene, potrei ora... mettere Sì, l'addensante per non mescolare in continuazione, ma io in questo momento addensante non ce l'ho e e la no, faccio cucinare piano piano, di di più, più, in modo che di si più, in addensa modo un che po' poi di più, quando va si bene. stacca dalle pareti della pentola è Va pronta da bene, mettere alcuni invece ci mettono un in pochettino di vasetto e poi addensante si mette per facilitare la nei velocità. vasetti calda calda. Va bene, nei vasetti calda calda. Vabbè, ora noi vediamo tutto il procedimento, come Vediamo le valle, vediamo come. le tagliamo così a metà. Sono speciali, sono, eh. Guarda, ci vuole un coltello più piccolino per sbucciarle. Si tagliano così in quattro, si tolgono La parte dura. la parte dura di dentro, si Di sbucciate, cucinarle si lavano. si lavano. Va bene. Allora, il procedimento è questo qua: tagliate in quattro, togliere di dentro La il parte nocciolo, dura. la parte dura, diciamo, e poi si lavano e si mettono a bollire. A bollire Bollire un quarto un d'ora. quarto d'ora e certo, ovviamente li deve mettere quando l'acqua, no? Sì, nella ora l'acqua, Va certo. bene, ora per ora stiamo vedendo il procedimento, ora gli do anche una mano perché Le sono un pochettino puliture, duri meglio. per farli, gli do anche una mano. Ci vediamo poi quando è completato tutto e andiamo a tagliare tutte i melocotogne. Ok, fra un po'. Allora, siamo ritornati di nuovo. Allora, dopo aver lavate le melocotogne, si possono tagliare anche in quattro o so a metà, non ha importanza. Poi dopo la cottura si possono togliere anche un pochettino di nocciolo di dentro, La parte dura la che parte no. dura di dentro, ovviamente perché poi si deve passare. Va bene, qui la signora Paola ci sta facendo vedere il procedimento. Bisogna pulirli così. Siamo quasi alla fine, che ha pulito le melocotogne, la signora Paola. Ora la signora, la pentola già sono... prima bisogna lavarle, giusto? O la lascio così? Ah signora, prima già sono state lavate, giusto? Sì, sono Così, state lavate, sì. va Mettiamo bene. sopra. Mettiamo l'acqua. Ora sono sopra nel gas. Ora ci deve aggiungere l'acqua. Sono così a pezzettini già.
Una volta invece quando non c'era diciamo i gas, alcuni le facevano nel camino, nei legni, con la benda quella di rame antica, alcuni le facevano così la cotognata, nelle campagne. Ancora appena ora penso che ci sarà qualcuno che le fa così, giusto? Che le fa ancora in questo procedimento. All'antica, con i legni. Allora, l'acqua così deve stare, così? Sì, sì. Va bene. Ora poi si girano. Va bene, coperte così. No, non sono tutte coperte, ma sì. Ora si deve, quando deve stare, deve bollire l'acqua, una giusto? mezz'oretta, il tempo prima aspettiamo l'ebollizione, Prima poi una aspetta l'ebollizione e poi sì, una mezz'oretta si mezz'oretta. vede. Va bene. Nel frattempo si spreme il limone. Si spremono nel frattempo i limoni, ovviamente i limoni non debbono essere trattati, biologici diciamo. Allora, la pentola già, in ebollizione, sta bollendo. l'acqua già sta cominciando a bollire. Come sono cotte vengono passate nel passatutto. Nel passatutto. Dopo di ciò si rimettono un'altra volta sul fuoco. Vengono passate qua, poi vediamo il procedimento. Lo zucchero, il limone, spremuto. Una volta passate questa qua si rimette del fuoco. Un'altra volta sopra, sì, lo zucchero, io ci metto la cannella. E poi si cucina una buona mezz'ora quando si stacca dalle pareti della pentola è pronto. Alcuni li mettono anche un pochettino di addensante per facilitare la cottura. Poi in barattolo, calde, come faccio la salsa. Così. Dico, alcuni mettono un pochettino di addensante. Sì, alcuni mettono l'addensante per stare di meno sul fuoco. Esatto. Io, purtroppo non ne ho in questo momento. Lo facciamo alla sua maniera, lo fa alla sua maniera, antica, come gli hanno insegnato. Sì. Va bene. E così, e poi la metto nei vasi. Va bene. Allora, ora aspettiamo che ora quando bisogna cuocere. Come cucinano? Sta cominciando a bollire l'acqua. Stanno cucinando. Su per giù quando? Una mezz'oretta? Una mezz'oretta di cottura. Una mezz'oretta di cottura, insomma, si debbono vedere che cotte, deve essere cotte. E poi si passano nel passatutto. Va bene, allora, ci vediamo fra un po'. Allora, le mele cotogne stanno bollendo. Stanno bollendo. Fra un po' sono quasi cotte. Vedi come stanno bollendo. Ogni tanto dovete girare con il cucchiaio. Ogni chilo di composto 700 grammi per metterlo nei barattoli in modo da poterla spalmare sul pane. Allora, la signora sta dicendo? 700 grammi di zucchero ogni chilo di composto. Perché? Se dovete metterla per metterla nei barattoli per poterla poi spalmare sul pane. Viene più morbida, diciamo. Fate le formbine. Meno zucchero ci mettete, viene più morbida. Invece se la dovete fare nelle formine più dure, ovviamente dovete mettere un chilo di zucchero per farlo nelle formine. Un chilo di zucchero ogni chilo di melocotogna. Va bene. Va bene. Ora aspettiamo che diventano cotti le melecotogne e poi vediamo il procedimento. Fra un po'. La signora Paola sta spremendo i limoni e piano piano sta spremendo, poi c'è una quantità di mettere dei limoni o bastano un limone ogni chilo di melocotogni, diciamo. Va bene, diciamo un limone bello grosso ogni chilo di melocotogni. Per evitare che si scurisce, si diventa scura. Per evitare che la cotognata diventa scura, il limone si mette. Così viene bella bionda. Così diventa bella bionda. Vabbè. Allora. Sto spremendo il limone. Aspettiamo sempre qua che sta bollendo. Sta bollendo. All'incirca una mezz'oretta, dopo che l'acqua ha cominciato a bollire, una mezz'oretta altra. Una mezz'oretta in più per farle bollire. Belle, sono meravigliose. Belli limoni siciliani,
della nostra città, della nostra Sicilia, Sicilia, del mio albero. il suo albero. La verità. L'albero E là. no, chi ci vengono agrumi qui in Sicilia. Abbiamo tante cose qui in Sicilia, arance, limone e tutti i frutti. Va bene, va. Allora aspettiamo che la signora sta girando i melocotoni, sono quasi cotte, giusto? Sì. Un altro poco. Nel frattempo la signora prepara lo zucchero. Praticamente la signora gli sta mettendo 600 grammi per ogni chilo di 700 grammi. 700 grammi. Ogni chilo. Vabbè, allora su per giù 700. Se si fa nelle formine 1 chilo ogni composto. Allora su per giù ci mettiamo 2 kg di zucchero allora. Sì, 700 grammi viene 7 per 3, 21. Ora vediamo All'incirca sono 3 kg. Insomma, 2 kg di zucchero come ora così. Cioè è inutile che lo pesa allora, che sono 1 chilo ogni sacchetto. Giusto? Va bene, ci vediamo allora quando cominciamo a passare la melocotogna. Poi gli do anche io una mano alla signora Paola. Ci vediamo fra un po'. Bene, allora, ora siamo quasi pronti per passare, gli sto dando una mano qui alla signora Paola per passare con il cucchiaio, ovviamente. Poi andiamo un pochettino più qua. Con il cucchiaio un pochettino, andiamo a pressare un pochettino. Che ce l'ha elettrico è una cosa buona. Ma che l'elettrico lo passava che l'elettrico, sto facendo un elettrico. Lo facevo un elettrico. Ecco, una cosa fatta in famiglia, una cosa fatta alla buona, per uso familiare, non è per uso commerciale. Non è una cosa industriale, diciamo. Certo. Quindi come corrono presto. Certo. Anzi, hanno stato usciti i mesi. La cotognata. Pensa un attimo. Piano piano si passa. La butta qua. Mettono così, tanto per togliere c'è qualche. Certo, qualche nocciolo c'è di dentro. C'è dura, qualche nocciolo. La butti qua. Sono belle cotte, no? Un attimino, Sì. Magari se ci leva qualcosa prima che finisce tutta. Che ostruisce i buchi. Sì, ora togliamo un attimo, allora. C'è ancora un pochettino ancora di pasta, poi di poppa, ancora. C'è ancora un pochettino di poppa e poi li togliamo un pochettino, va bene. Si mette a ridere. Com'è? Non è buona? La butta. Ah, la signora si mette a ridere perché come viene ripresa. No? La prossima volta ce la facciamo della cosa elettrica. Ma quando? All'anno che viene? Se sono vivo l'anno prossimo.
qui la signora Paola, Questo perché non ci sono più. la signora Paola, se si può dire Se si può dire, quanti anni c'ha, diciamolo, diciamolo, lo diciamo? lo diciamo. La signora Paola qui, la mia vicina di casa, che oggi gli sto dando la mano a fare la cotognata. cotognata, c'ha 88 anni. 88 anni. Non è felice? Mm? Dico, non è felice Felicissima, che sta facendo la cotognata? felicissima. Un attimino che andiamo a mettere Non la mi polpa. sto Un attimino, Andiamo a mettere la polpa. Stringiamo un pochettino. Ma sai che c'è che 6 kg? Eh? È più di 2 kg. Butti, butti. Ovviamente la cotogna debbono essere scolate, giusto, senza acqua. Va bene, ha finito? Ok, ora aspettiamo che passo l'ultima melocotogna, le melocotogne, gli ultimi pezzi. Ma ora quando giro piano piano le... E a me quando ho fatto sul travaglio di girare al contrario, mi si sgancia. No, perché quello là serve per togliere i noccioli che ci sono nella reticella, se no il passatore allora non passa. Ha visto? Si fa così e si toglie, poi si pulisce, diciamo, va. Un attimino, ancora c'è qua un pezzo di melocotone. Un attimino. La farei in pentola fascia, che dici? Ah? La facciamo in quella pentola È piccolina? più Vabbè, larga, più larga, più bassa. vabbè, no, un attimino, appena finiamo. Un attimino, l'ultima passata. Questa è un pochettino dura perché non sta passando, un attimino, stiamo finendo. Va bene, avanti, queste già sono tutte le bucce. Ok, un attimino, Di sotto, che andiamo a pulire di sotto. Va bene, accendiamo il gas. aspettiamo, la signora sta accendendo i gas. Questo lo mettiamo qua, allora dopo la puliamo, la lascia stare. Allora, Bilo marinato. Prima un attimo. prima la pesare. Non c'è bisogno di peso. Hai da pesare questa? La pesare. Vediamo le mie che sai. Vediamo quando ci regoliamo. Questo quanto è di peso? Allora, questa è 5 kg, mettiamo che questa qua è 1 kg, insomma 4 kg sto piccione. No, una faccio bene. Vabbè, ci mettiamo 2 kg di zucchero.
facciamo 500 grammi per ogni chilo, ma perché che viene, non è che dobbiamo fare con... No, via, dentro che ci metto. Viene che picca sta venuto. Praticamente c'è un amolovato picca materiale di... Allora, un attimo, aspetta. Allora, la pentola la mettiamo qua, ora vediamo un attimino. Allora, dopo aver messo la pentola qua, quella era piccolina, la signora ci sta mettendo i 3 limoni spremuti. I 3 limoni si mettono per non fare annerire, diciamo, la melocotogna, la cotognata. All'incirca sono quasi 4 kg. 4 kg di melecotogne e stiamo mettendo 2 kg di zucchero, praticamente 500 grammi per ogni chilo, sono già buoni, giusto? Perché noi la dobbiamo fare, non è che dobbiamo fare la dobbiamo mettere nelle forme, giusto? La dobbiamo fare tipo come una marmellata. La mettere in barattolo, la mettere in barattolo e da spammare. Perciò 500 grammi di zucchero vanno bene. Un altro chilo di zucchero, approssimativa, erano, ho tolto la pentola, erano 5 kg di più, perché abbiamo calcolato 1 chilo la pentola, insomma. Va bene. La sta girando in modo che viene tutta addensata con il zucchero. Già il limone è stato messo prima, ora lo zucchero. Mettiamo la cannella. Sì. Ci mettiamo un altro po' di zucchero, ce lo metto un altro. Una credenza ce n'è nei barattoli, nei zuccherera. Vabbè, non è buono? Non lo so. Ma buono viene, signora, 2 kg di zucchero, 500 grammi per ogni chilo. Viene bello dolce così, eh? Sì. Già che è dolce la melocotogna. Qua c'è la cannella. Va bene, per darci la cannella e per darci un pochettino di sapore, giusto? Un sapore particolare, certo, un sapore. Con l'addensante 10 minuti di cottura ed è pronta. Invece qui sta certo a stringere ancora, eh? Deve stringere abbastanza. Certo, le deve girare sempre, giusto? Va bene, ora aspettiamo che la signora finisce di finire la melocotogna quando si ristringe e poi vediamo il preparato quasi alla fine. Va bene? Fra un po'. Qua. Trascorso un'ora abbiamo girato sempre in continuazione e purtroppo ci vuole un'ora, in modo che si distacca dalla penna, come potete vedere resta, che non ne resta appiccicata. Sì, visto che deve essere più pulito, e alcuni li mettono l'addensante per facilitare la, diciamo, di meno, la cottura è di la meno. cottura è di Noi meno. non abbiamo messo perché non ce n'era. Va bene, ora la signora Paolo qui prendiamo, mi metto così che c'è il sole, prendiamo la cotognata. Andiamo a mettere dei barattoli, bella bollente come si trova. Questo lo spostiamo piano piano, ci mettiamo un pochettino qua al sole, perché si vede meglio. Ah, si vede meglio la cotognata. Ok, va bene. È bella bionda, così il limone si mette per non farla diventare scura, ovviamente. Aggiungendo il limone
La cotognata viene in questo colore, tipo bionda, bella. Glielo diciamo che è stile casareccio. Certo, è fatta a casa, no? Si Non è vede. una... Non è una cosa, come si dice, industriale. È fatta in quel minimo di casareccio. Barattole belle piene. Questa è tipo a marmellata, noi l'abbiamo fatta. Ovviamente gli abbiamo messo mezzo chilo di zucchero ogni chilo, ma già ve lo garantisco, è dolcissima. Chi la vuole fare ovviamente nelle formelle, giusto signora, bisogna mettere un chilo di zucchero ogni chilo di di composto. Di composto, di mele cotogna. Va bene. Questa è tipo marmellata, una da spammare la mattina sul pane, per colazione, bene, ottimo. Ovviamente una volta che è chiusa, resta chiusa, però quando la andiamo a aprire, come tutte le cose che compriamo, tipo olive, sottaceti, quello che sono, bisogna mettere poi nel frigo. Va bene. La cosa ora è chiusa, bella bollito così. E questa lei può restare, giusto? Si conserva bene, va? Bella cremosa. Cioè è dolcissima come cotognata. Va bene, ora lasciate ora preparate dei barattoli, tutti i barattoli. Metto qua così. Vediamo se è nuvolato un pochettino. Metto un pochettino più distante. La signora Paola sta mettendo la cotagnata qua, va bene. Questi già sono stati chiusi. Questa è la cotognata di dentro che la conserva, tipo marmellata. Battere un po' così, dei vuoti d'aria. Fatto un pochettino per far uscire l'aria, qualche bolla d'aria di dentro. Va bene. No, questo qua. Si stringe. Devo giocare. Questo qua. Ci bastavano. Certo, ci vogliono di più cose. Va bene. Questi sono i palazzi, si devono riempire. Allora, che dite signora Paola? Noi salutiamo, facciamo perché noi possono aspettare che noi facciamo buona questo giornata, procedimento, tutto fine, si mettono dei barattoli, è fatto tipo marmellata. Buona giornata. Allora, io vi saluto qui del paese di Petara, provincia di Catania, Sicilia. Un saluto da Giovanni Orto Idea, la signora Paola, che ci ha fatto vedere la cotognata, come si fa. Che dire? Se vi piace il video mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti da Giovanni e dalla signora Paola. Ciao. Salutiamo. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ok. Ciao.